Ciao amici, ben ritrovati. Oggi sono in compagnia di questo grazioso Chihuahua. Spero che vi piaccia. È un simpatico portachiavi. Possiamo fare delle bellissime bomboniere originali. Si può fare della misura che volete. Potete utilizzare un uncinetto più grande. Ho utilizzato un 2,5, mi è venuto di queste dimensioni da portachiavi, ma potete farlo anche più grande utilizzando il numero 3 o 5, quello che più vi piace. Ho realizzato questo piccolo Chihuahua, potete metterlo sia seduto che in piedi come preferite, potete farli assumere qualsiasi posizione perché ha le zampe che si possono muovere e si può mettere come volete, lo potete mettere sdraiato, lo potete mettere seduto, in piedi, così come più vi piace. Spero che vi piaccia. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare la testa del piccolo Chihuahua abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro saranno 18 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse. Possiamo staccare il filo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Per realizzare il corpo abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri, 14 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Lavoriamo le 12 maglie per altri 3 giri. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica e stacchiamo il filo. Per realizzare il musetto abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento nella prima maglia e saranno 7 maglie basse. E poi andiamo a fare un altro giro di 7 maglie e stacchiamo il filo. Per le orecchie facciamo una maglia bassa, poi facciamo una seconda maglia bassa, poi facciamo una maglia alta doppia, e poi facciamo 2 maglie basse. Stringiamo l'anello e queste saranno le orecchie e chiudiamo il lavoro. Per le zampe abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e lavoriamo per altri 6 giri le 6 maglie basse. Riempiamo un po' con l'ovatta sintetica e poi andiamo a fare le diminuzioni per chiudere tutto fino alla fine. Chiudiamo la zampa e ne andiamo a fare tutte e 4 allo stesso modo. Per la coda possiamo fare 6 catenelle e poi andiamo a fare 6 maglie bassissime nelle 6 catenelle. Stacchiamo il filo e questa sarà la coda. Dopo aver riempito con l'ovatta sintetica andiamo a cucire la testa al corpo, maglia per maglia. Prendiamo la maglia della testa e la maglia del corpo e andiamo a cucire bene tutto intorno. Ora fermiamo con lo spillo il musetto, possiamo inserire anche un po' di ovatta sintetica all'interno e andiamo a cucire maglia per maglia bene tutto intorno. Inseriamo gli occhietti e poi con un po' di filo nero possiamo andare a ricamare il nasino sulla punta qui. Volendo potete anche ricamare gli occhi se non trovate quelli in plastica piccolini. E andiamo a riempire un po' questa zona qui del naso con ago e filo.
Fermiamo le orecchie con gli spilli e poi andiamo a cucire al lato della testa, da un lato e dall'altro. Ora la zamba facciamo uscire il filo lateralmente, da qui andiamo verso il laterale e inseriamo nel corpo, facciamo in questo modo e andiamo ad inserire l'altra zampa, così. Ora possiamo o andare a cucire direttamente vicino al corpo, oppure possiamo passare il filo da un lato e l'altro in modo da far muovere poi le zampe. Questo è facoltativo, decidete voi come volete andare a fare. Se volete che il cane cambi posizione, potete fare così: passate il filo da un lato e l'altro e andate a bloccare così le zampe. Stessa cosa andiamo a fare per le zampe di sotto. Con ago e filo andiamo a fermare anche la coda che abbiamo creato, passiamo un po' di volte fino a rinforzare un po' il tutto. Con un po' di filo nero possiamo andare a creare anche le dita alle zampe e poi stacchiamo il filo. E ora diamo un po' la forma al cagnolino piegando leggermente le zampine di sotto, così, spingendole verso il centro. Queste davanti le andiamo a curvare leggermente, così, diamo un po' la forma e questo è il nostro chihuahua terminato. Ed eccolo terminato, questo è il mio simpatico chihuahua, spero che vi piaccia. L'ho realizzato per una persona, ho cercato di farlo il più semplice possibile, spero che vi sia davvero semplice. Vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.